Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Lancia Stratos HF Livrea all'Italia, la regina dei rally, un modello in scala 1:8, edizione Centauria, numero 52, pilota Sandro Munari, navigatore Silvio Maiga, vincitrice, oltre a tanti altri titoli, del Rally di Monte Carlo del 1976. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e servizi. Intanto, come in ogni video, volutamente e doverosamente ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Siete voi la vita del canale e io vi ringrazio. Per le persone che non sono ancora iscritte, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. Infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Ringrazio altresì Giovanni che oltre alla Audi 4 mi ha commissionato anche la Lancia Stratos e adesso in questo momento ne sto facendo diverse. Grazie. Queste sono le uniche 2 mezze pagine dedicate a quest'auto, veramente poche. Il montaggio è molto semplice, ma andiamo comunque ad aggiungere, ovviamente ad ogni uscita, un nuovo pezzo. Ecco qua. Non ci servono i cacciaviti. State attenti, controllate che i perni siano integri. Parlo di questi, questo qui e questo qui. Fate attenzione a non danneggiarlo. Allora, questa è la paratia parafiamma. Evidentemente in caso di incendio, anche se il motore è dietro, comunque in caso di incendio questa forse protegge un po' i piloti dentro, è posizionata dietro il cruscotto, però la butto così, non sono un tecnico di quest'auto. Poi abbiamo questo che è l'innesto tubo aria e questo che è sempre l'innesto tubo aria, ma è la prima parte di 2, 1 e 2, sono tutte e 2 in plastica, come anche questa. Allora, prendiamo questo così, ecco fatto, e andiamo ad inserire questo pezzo in questa maniera, vedete? Perché ha una mezzaluna, non potete sbagliarvi. Ovviamente il perno di conseguenza ha anche lui una mezzaluna, quindi così. Non schiacciate da questa parte perché rompete il perno. Qua abbiamo 2 alette più grandi, parlo di queste, quindi premeremo su quelle per farlo entrare bene se ce ne fosse il bisogno. Ovviamente lo fate andare completamente in battuta. Ecco qui. E questo lo abbiamo montato. Allora, io lo incollerò. Anche se non lo toccate, quando andrò a mettere il filo qui probabilmente
questo si muoverà, quindi lo incollo, questo è il suo posto e io vado a incollarlo, nessun problema. Poi prendiamo questa meraviglia, perché cosa vogliamo dire? Non è una meraviglia? Ma che bella che è, ragazzi! È meravigliosa quest'auto. Allora, non per niente si chiama la regina. Ecco qui, guardate. Prendiamo la paratia antifiamma. Qui abbiamo questi 3 fori che adesso vi indico. 1, 2 e 3. Questi 2 poi serviranno per questo. Andiamo a inserirli. Non mettetelo tutto da una parte, altrimenti oltre a danneggiare i perni non riuscirete mai a inserirlo. Lo puntate su tutti e 3 i perni, così, e poi lo inserite insieme, non prima. Tenete un dito di qua e uno di qua per non farlo piegare di colpo, altrimenti rompete i perni. E lo fate andare giù così, piano piano. E poi pressate qui. Ecco. Ovviamente sarà inserito tutto correttamente quando qui non avrete alcuno spazio tra il pezzo che abbiamo appena messo e la base qui del cruscotto. Poi ci rimane solo da mettere questo. Prima di salutarci prenderò poi tutto quello che ho montato fino a questo numero. Ecco qua, e il montaggio è finito. Adesso, mentre voi vi iscrivete al canale, io ci provo sempre, ragazzi. Prendiamo tutto quello che è stato montato. Telecomando. È bello il telecomando perché è sicuramente una cosa bella da avere per dare appunto i comandi all'auto, no? Però se ci fosse stato un logo Lancia Stratos qui sarebbe stato bellissimo. Prima di tutto è identificativo per l'auto, perché molti telecomandi della Centauri ovviamente si ripetono, qualcuno ha più tasti, altri ne hanno di meno, però ecco, qualcuno ha il logo e questi invece non gliel'hanno fatto. È vero che possiamo farglielo noi, però era originale, fatto da loro, tutto qui, ma niente di che, insomma. Allora, prendiamo anche questo. Che roba, ragazzi. Sì, qui ho messo 2 stuzzicadenti per poter far stare i faretti in posizione quando faccio le foto per la copertina dei video. Ma quanto è bella sta macchina, quanto mi piace. Allora, andiamo a presentarla così. Ok. Avete visto? Stavo mettendo i paletti della retromarcia. Ok. Il volante in metallo, verniciato. E poi
Infine abbiamo tutto questo che adesso sembra un groviglio di fili, ma poi ovviamente verrà tutto sistemato ad hoc. Non vi preoccupate che sentite il sonoro dell'auto basso. Una volta messo nella sua sede, la parte forata con la sua appunto sede dedicata faranno da cassa acustica, ok? Quindi si sentirà molto più forte, ricordatevelo. Adesso lo sentite più basso, adesso ancora meno perché ho messo questa protezione per evitare che qualche oggetto di metallo, anche solo le semplici viti, possano essere attratte dal magnete, perché ricordatevi che qua abbiamo un magnete e qui abbiamo una membrana delicatissima. Se non la proteggete, come vi ho fatto vedere nel video, andate a vederlo, vi si attaccano le viti qui e vi si può bucare la membrana. L'accensione. Ma la devo far sentire aperta, no? Così no. Guardate come vibra il pezzo. Aspettate. Sembra vero. Adesso parte, eh? Madonna, ragazzi! E qui ci vuole rispetto, eh. Silenzio d'obbligo. Mamma mia, che bellezza. Abbiamo il clacson. Lo sentite questo di ritorno? Qualcuno di voi, grazie a tutti quelli che mi hanno risposto, mi ha detto anche a me, sul mio Michele fa lo stesso difetto. Sentite il ritorno finale? E altri invece mi hanno detto no, a me va bene. Beh, io devo dire che ho chiesto la sostituzione, ve la faccio anche vedere. Eccola qui, ma il problema è rimasto, per cui ecco, va bene così. Qui abbiamo il coprifari gruppo appunto secondario dei fari. Qui si vedrà qualcosa, ma l'avevamo già visto nel video proprio dedicato alla prova luci. Qui abbiamo le luci generali, vedete? E se poi vado a schiacciare questo, che è il pedale dei freni, vedete il piede che frena, aumentano di intensità. Ecco lì. E questo spegne tutto. Questo è il pacco batterie. Io ho scaldato con un accendino, vi faccio vedere, perché mi si sganciava sempre, non so voi. Allora, sto cercando il cacciavite per aprirlo. Eccolo qua. Ecco, vedete? Ho allargato con il calore questa parte qui. Prima era troppo vicina e mi si sganciava sempre. Ho semplicemente messo una moneta qua dentro da 20 centesimi, ho sforzato e poi con una fonte di calore, che può essere anche un accendino, ma dovete saperlo fare, dovete stare distanti e a non avere fretta, lui piano piano si dilata, più che altro si allarga, perché essendo di plastica scaldandosi poi si allarga, e quando si raffredda leverete la moneta e lui rimane più aperto, e questo permette a questo coperchio, una volta agganciato, di non sganciarsi più. Prima mi si sganciava. Bene, cosa mi rimane altro da dirvi? Niente, vi ho detto tutto. Sposto solo questo. Una panoramica
di questa splendida auto. Io vi dico la verità, con tanti sacrifici ho deciso di farne due, perché una la presenterò chiusa e io la amo troppo quest'auto. Ho rinunciato a altri modelli per poterne fare due di questa, e una la presenterò aperta nella vetrina. Ecco qua. Ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo come sempre. Non mancate, perché adesso vado a preparare altri video. Non sono auto, ma mi è arrivato il Mazinga Z per coloro i quali amano questi robot. Vi dico, come ho già detto dal primo video di questo robot, non c'è stato mai niente prima di così bello e fatto bene, con una tecnologia all'interno, non tanto dell'elettronica che c'è, ma proprio per un fatto di progettazione della struttura interna di questo robot. Se si ha la possibilità, ovviamente, altrimenti non è una priorità, acquistate questo Mazinga, perché sicuramente poi ci sarà il grande Mazinga Z, ci sarà il Grandizer, il Goldrake, conosciuto da noi come Goldrake, e poi anche il Gigrobot. Ve lo dico io perché non si fermeranno di sicuro soltanto al Mazinga Z. Quando appunto, e se ne sono già accorti, vedranno il successo che sta ottenendo, sicuramente faranno anche la serie. Quindi vi dico, se potete, acquistatelo perché è meraviglioso. Così come vi ho detto di quest'auto, guardate che linea che ha. Io l'ho vissuta nel 74, l'ho già detto, in Valle d'Aosta, in via Oison, anzi angolo via Tesoli, vi dico tutto proprio. Lì c'è ancora Ferrato, una carrozzeria officina che ne preparava due, e io ero piccolino, avevo 7-8 anni, 70, allora vi dico 75, 74, 75, sì, io avevo matematica elementare, ma stavo pensando a quell'officina. Sono del 66, quindi avevo 9 anni, 8 anni nel 74 o 9 anni nel 75, e mi ricordo che avevo la bocca, la mandibola inferiore che mi toccava l'asfalto, perché quando vedevo questa macchina della quale non conoscevo nulla, figuriamoci, piccolino, ero innamorato. Mi ricordo che il cofano anteriore, anzi chiamiamolo cofano anteriore, il coperchio anteriore di quest'auto veniva appoggiato con queste due punte a terra contro le pareti. Io lo vedevo così quando passavo davanti a Ferrato, e c'è ancora oggi, quello è veramente un mito, quella auto officina lì. Beh, qua si è levato lo stuzzicadenti, non è successo niente. Bene ragazzi, io vorrei solo poterlo rimettere perché così è veramente bruttino. Io vi ringrazio del vostro tempo. Volevo darvi i saluti pensando solo a darvi i saluti e non anche che sto cercando di centrare questo. Allora, vediamo se riesco a prendere il gatto che mi ha cercato di addentarmi tutto il sistema elettronico della macchina, ma vi rendete conto? Meno male che l'ha solo toccato con le zampe, me ne sono accorto. Vediamo, un attimo solo. Ve lo volevo solo far vedere. Questo è il mio fratellino. Ciao amore. Sorridi. Guardate che opera che ha fatto, perfetta Gesù Cristo come tante altre, ma quanto è bello il gatto. È una tigre in miniatura. Amore, cos'è questo qua? Il telefono. Quando arrivo si mette sulla pancia così, vediamo se riesco, ecco qua, e si fa carezzare tutto, vedete?
E lui è così contento. E amore. E questo è il mio compagno. Va bene. Michelangelo, un gatto tigrato, ha fatto 2 anni ad agosto ed è il mio amore. Saluta amore. Miau miau. Ecco, lui adesso qua è una star, vedete, a suo agio. Vai amore, vai. Vuoi scendere? Vieni. Aspetta che ti faccio scendere io. Ciao amore. Bene ragazzi, grazie veramente del vostro tempo, vi ho fatto conoscere una parte della mia famiglia, che è l'unica, e basta. Grazie a tutti, grazie del vostro tempo, un saluto a voi, un abbraccio con tutto il cuore. Abbiamo superato i 4.000 iscritti, uso volutamente la forma plurale come vi ho detto all'inizio perché senza di voi io non avrei ragione di esistere in questo canale. E quindi ecco, grazie davvero. Un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Ciao, al prossimo video.